Ciao, bentornate sul mio canale. Questa volta voglio sfogliare con voi la mia boutique di gennaio 1991 e qui troviamo la copertina staccata perché purtroppo, avendo acquistato cose vintage, a volte mi è capitato che mi sono arrivati dei numeri dove c'erano purtroppo le pagine strappate oppure qualche pagina manca, però i cartamodelli c'erano tutti. Allora iniziamo con lo sfogliare questa rivista. Qui troviamo il sommario per gennaio, quindi ancora un mese freddo. Qui le rubriche, storie di donne. Poi, essendo gennaio, chiaramente c'è l'oroscopo per il 1991, che non ho letto, per verificare se è stato così o meno. Poi andiamo avanti, proposte di viaggi, Marrakesh, Canarie, bellissimo. Qui consigli per gli acquisti, prodotti che c'erano sul mercato, cose carine, interessanti, molto sfarzose. Poi andiamo avanti, qui c'erano la moda che c'era al tempo sulle passerelle, proposte dai grandi stilisti, nella maggior parte erano quasi tutti italiani, ne leggiamo un paio: Biblo, Scrizia, Fendi, Gianmarco Venturi, e poi ancora altri stilisti. Questo era quello che era proposto sulle passerelle. E poi qua iniziamo col primo modello, troviamo questo abitino che trovo molto interessante. Qui ha la manica kimono, minigonna, svasata, e poi dietro c'è una piega ed è molto accollato. La gonna godè, e la manica è, sì, ripeto, a raglan, però ha, scusate, a kimono, però ha anche il polsino in fondo. Poi andiamo avanti, questi sono i cartamodelli. Qui troviamo le proposte per la sera, paillette con il top sempre a cuore, con la baschina per la gonna e poi è tutta a balze. Mentre invece in questa pagina troviamo sempre paillette, un top laminato e un giacchino in velluto. Qui era proposto, sì, erano tutti e tre i pezzi, erano proposti, 1, 2, 3 anche qui. Poi di là un abito tutto paillette, senza maniche, scollato proprio per la sera, per la notte. In questa pagina anche qui corpino con gonna plissettata. Poi andiamo avanti. Qui c'era un abbinamento, la canotta in paillette e il pantaloncino corto, mentre invece in questa pagina questo parka con tessuto trapuntato dorato. Carino anche questo. Poi andiamo avanti, qui c'è un abito con una bella scollatura V davanti. Invece in questa pagina c'era proposto il giacchino corto e la gonna, giacchino corto trapuntato con cappuccio e la gonna plissettata. Poi andiamo avanti. Poi qui c'era un abito. Purtroppo propongono le cose in nero e a volte è difficile riuscire a capire esattamente com'era il modello. Qui vedo un collo alto, la bottonatura davanti, manica a giro, vabbè, e nella parte dietro del vestito troviamo sulla schiena questo tessuto trapuntato che sembra quasi sia un gilet, però fa tutto parte dello stesso abito. Poi andiamo avanti, nell'altra pagina, in un parka in raso trapuntato e ancora sempre nero, e insieme alle bermuda, qui erano proposti entrambi. Mettiamo pagina. Qui invece una camicia con una manica molto ampia, con la spalla un po' scesa e una arricciatura che parte dalla spalla, dalla cucitura della spalla e anche fino ad arrivare al polso. Poi c'è un polso abbastanza importante perché, come possiamo vedere, ha 2 bottoni. Qui un'altra camicia con la bottonatura davanti e con l'arricciatura a livello del seno, manica lunga, polso importante e un collo tipo a scialle però con la punta. Ancora camicia, in questo caso in raso, ed è doppio petto. Non è molto chiaro, ma nella descrizione dice che è doppio petto. In questa pagina invece anche qui troviamo un'altra camicia sempre in raso e qui c'è un collo che scende. No, non mi fa impazzire. Poi andiamo avanti, troviamo un tubino con la gonna longhette e con la scollatura V sul davanti. Poi sono state applicate delle decorazioni. In questa pagina un altro vestito, che però qui troviamo anche un'applicazione in pizzo sui polsi e intorno al collo, perché questo ha il colletto. Poi vediamo di là. Questo invece è un abito in gabardine che ha la bottonatura davanti, non riesco a capire se va fino in fondo o se si ferma sotto ai fianchi, con le tasche molto accollato, sembra quasi un cappotto ma in realtà è un abito. In questa pagina idem, un altro abito. Qui invece c'è molto accollato, colletto con delle belle punte, il polsino e lungo fino sopra il ginocchio, e qui davanti è un po' stondato.
un altro abito con queste maxi spalle, addirittura oltre ad aver messo gli spallacci hanno anche fatto un'arricciatura esattamente sulla cucitura della spalla per esaltare ancora di più, manica kimono che si stringe al polso e poi il tubino che scende dritto, e hanno messo una cintura per enfatizzare ancora un po' il punto vita, e questo è un abito in jersey. Di qua invece sempre abbottonato davanti, addirittura con il collo alto, manica sempre a kimono, non riesco a vedere se c'è, forse qui intravedo una cucitura, ma poi ci sono le tasche e i polsi hanno applicato queste bordure, non so, in astrakan dice, e l'abito è in lana. Andiamo di là, qui troviamo un giaccone, sì, niente di particolare. In questa pagina invece è proposto un tailleur, un completo, giacca e gonna a pieghe, una giacca classica però non a rever, infatti qui finisce a V, manica a giro, i due bottoni sulla manica, e la gonna lunghetta a vita alta con delle pieghe. Poi andiamo avanti, qui è un'altra giacca, anche qui maniche, spalle ampissime, maniche larghissime, la giacca non è tanto lunga, arriva al fianco e è in pelliccia ecologica. Questa è un'altra giacca un po' svasata con un collo a scialle abbastanza ampio, anche qui sempre queste spalle larghissime con spallacci, maniche larghe, non mi fanno impazzire. Poi andiamo avanti, qui pellicce ecologiche, pelliccia ecologica modello parka, questo mi piace parecchio con il cappuccio e la culisse in vita. Poi proseguiamo, un altro parka sempre con cappuccio, e questo hanno fatto la parte interna in pelliccia animalier. Qui un'altra pelliccia sempre animalier corta, giacchino corto, che è più corto davanti rispetto al dietro, e questo invece è un giaccone imbottito, e qui troviamo un cappotto doppio petto lungo oltre i fianchi, un po' svasato, e all'interno con questo cappuccio ampio, all'interno del cappuccio e una parte della, no, solo fino al cappuccio scusate, è in pelliccia ecologica. Poi qui ci sono sempre i cartamodelli, i figurini, anche qui ancora non c'era la pagina iniziale dove c'era il riassunto di tutti i figurini, e poi c'erano i cartamodelli, ancora proponevano i modelli semplicemente in 2 taglie, quindi era anche difficile riuscire a trovare la propria taglia, perché nella maggior parte sono taglia 42-44 o 40-42. Poi andiamo oltre, i figurini, come on. Eccoci qua, qui ancora la parte che ti spiega come rilevare una taglia superiore o inferiore, lo sviluppo delle taglie, qui come trovare la propria taglia, le varie misure, e qui invece troviamo un completo casacca con che si aggancia sul fianco, si annoda, e una gonna. Qui invece troviamo un giacchino, no scusate, una blusa, perché la bottonatura non arriva fino in fondo, con la chiusura a polo, e poi c'è stato fatto un'applicazione di perline che sembra un fiocco, e no, qui c'è solo la blusa. Di qua invece un completo, anche qui giacchina e gonna, tutto trapuntato in jersey. Invece in questa pagina ci sono 1, 2, 3 pezzi, e troviamo la blusa, la casacca e la gonna, sempre queste spalle ampissime. Poi qui troviamo un abito dalla linea morbida, c'è questa bottonatura sul davanti, manica raglan e lungo fino sotto il ginocchio, mentre invece in questa pagina la camicia in organza, che la trovo molto interessante perché questo è un passepartout che puoi abbinare a qualsiasi abbigliamento, in questo caso è proposta con la gonna e sotto un corpino a cuore scollato. Poi ore preziose, gli orologi del momento, è solo questione di pelle, qui ci sono le proposte in pelle, come indossarle, le giacche, le gonne, qui altre cose in pelle, scamosciato, i profumi, e andiamo avanti. Ah, qui parlano ancora dei segni zodiacali, che profumi abbinare, che abbigliamento creare, altri consigli di bellezza. Oggi non riesco nemmeno a voltare pagina. Poi qui per arredare la casa, in questo articolo parlano degli specchi, come posizionarli, interessante. E poi consigli, appunti, notizie, attualità, altri consigli per gli acquisti, per grandi e piccini. E poi le ricettine che non mancavano mai, ricettine, altri consigli per la cucina, prodotti, il gioco delle basi, qui ti spiega come trasformare le basi. Bisogna leggere tutto l'articolo, qui altre come trasformare le basi, e poi qui la blusa di attualità per creare questa blusa molto scollata.
Qui parlano dei ricami, però ricami fatti a macchina, orli decorativi, cose di questo genere, e qui finisce la rivista. Ripeto, questa rivista mi è arrivata con la copertina staccata, però alla fine ho fatto un controllo e i cartamodelli ci sono tutti, che è quello che a me interessa maggiormente, e quindi sono contenta. Ecco, anche questo video termina qui. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se lasciatemi un like per farmi sapere se questo video vi è piaciuto, e se vi va iscrivetevi, e prossimamente ci vedremo con un altro video sempre per sfogliare le riviste dei cartamodelli vintage. Ciao ciao!